architetto Milesi. Buongiorno. Come studio Arcos avete una natura che prende più discipline, quindi interdisciplinare, mi sembra di aver visto. Però l'architettura in questo momento sta vivendo di sempre più tecnologia, sempre più specialismo. Quindi come possiamo definire l'architetto? Cos'è questa figura che si aggira nel mondo del lavoro? L'architetto è una figura importante, ammesso che faccia veramente l'architetto, nel senso che il suo ruolo, che è per metà umanistico e per metà tecnico, dovrebbe essere quello soprattutto di coordinare gli specialisti affinché venga raggiunto l'obiettivo e lo scopo finale, che è quello di lavorare attorno all'uomo per migliorare il suo habitat, possibilmente senza infliggere alla natura particolari sforzi. Quindi quello che io faccio anche in studio e con i miei studenti è proprio cercare di guidarli verso quello che è la professione dell'architetto, che sempre di più manca, che è sfavorita in quanto figura generalista rispetto a tutti gli specialismi assolutamente necessari, obbligatori, ma che necessariamente vedono un settore specifico e spesso perdono di vista la complessità. E la complessità è proprio, nella complessità lavora l'architetto. E quindi, come dire, certamente i suoi progetti visionari, anche utopici, devono assolutamente avere una concretezza e concretizzarsi, se no non sarebbe. Però mantenere forte l'obiettivo attorno all'uomo è un qualcosa che sta mancando sempre di più e che ritengo necessario. Quindi abbiamo affrontato quindi questo tema di uomo al centro, cioè, nonostante l'architettura stia vivendo anche sempre più di algoritmi o sempre più una tecnologia quasi estrema, dati su dati che si inseriscono in questi edifici. Invece evidentemente c'è qualcosa d'altro che va preso in considerazione. Sì, l'algoritmo è molto utile per agevolarci in quel settore razionale della parte, di quella piccola parte cognitiva che noi abbiamo, ma tutta la parte emozionale è forse la parte più consistente, dove l'algoritmo non c'entra nulla, anzi rischia di ridurre le nostre capacità di inseguire il processo che è il vero progetto di architettura. Il progetto di architettura non sta tanto nel manufatto e nell'artefatto, nella modifica dello spazio, quanto in quello che quella modifica, quel corpo, quella costruzione può innescare a livello di comportamenti, di quanto può influenzare negli stili di vita, nei rapporti con la natura, che sono quanto mai difficili in questo momento, perché lo sguardo, e questo forse è un altro piccolo importante difetto di questa visione sempre più specialistica e tecnologica, che è appunto è quello di non avere di perdere la capacità di un pensiero che definiamo sinteticamente olistico, ma che ci serve e che non passa solo attraverso la parte razionale, cioè quindi quella dell'algoritmo. Non sto demonizzando l'algoritmo, lo ritengo un grande strumento, a patto che tutto non si riduca a quella piccola parte del nostro sistema cognitivo. Parlando di elementi che poi compongono i nostri edifici, nella sua progettazione notiamo spesso l'accostarsi di più
materiali, come possono interagire tra di loro, ma soprattutto come vede l'utilizzo dell'acciaio o l'utilizzo di strutture prefabbricate in questa edilizia che sta andando sempre più anche verso un mondo di prefabbricazione e di off-site. Ah, sì, cioè, naturalmente questa visione, come dire, generalistica e olistica è utile non solo per tenere sotto controllo l'aspetto umanistico, ma anche quello tecnico e tecnologico. Il non essere specializzati in un settore specifico ci consente di utilizzare più tecniche e soprattutto di unire la tecnica e la tecnologia. Io faccio una piccola differenza tra la tecnica e la tecnologia. La tecnica ci viene dalla natura, che poi noi ottimizziamo, affiniamo. Il calcestruzzo romano è diventato un qualcosa di diverso, è un qualcosa ma resta un qualcosa che abbiamo copiato dalla natura. La tecnologia è un'invenzione, è l'invenzione umana, che viene superata dall'invenzione successiva. Ecco, l'architettura, per esempio, quella che si rivolge all'uomo, è il suo habitat, non deve essere così dipendente dalla tecnologia, rischia di invecchiare assieme alla tecnologia e questo è un rischio che credo non possiamo permetterci. Sì, noi nella nostra attività, a parte il restauro conservativo, monumentale, che è un po' la caratteristica di tutta la nostra ricerca e che ci ha aiutato molto anche nel nuovi fabbricati, mescoliamo le varie tecniche. Direi che gli edifici nuovi al 50% sono costruiti con la tecnica a secco, utilizzando assieme, ibridando materiali come l'acciaio assieme a quelli del legno, quando uno funziona meglio dell'altro. E devo dire che anche nella rigenerazione, nella ristrutturazione e qualche volta anche negli edifici vincolati, dove è possibile intervenire con un'architettura contemporanea, tendiamo ad utilizzare la tecnica del prefabbricato su disegno, quindi la tecnica a secco, gli elementi che vengono prodotti in officina e poi montati in opera, che vanno nel senso della sostenibilità. La prima sostenibilità è quella economica, intendendo per economia anche il risparmio delle materie prime, il risparmio l'ottimizzazione dei trasporti. Le nostre costruzioni sono anche molto, le nostre tecniche sono ancora troppo primitive, costruiamo muri per poi disfarli, per alloggiare l'impiantistica. Io ho sempre trovato, da quando mi sono laureato, questa cosa assolutamente improbabile e molto troglodita, cioè vuol dire riuscire a pensare ad una parete stratificata che possa ospitare già da subito, già nella fase di impianti, tutta la parte appunto tecnologica. Mi sembra che è l'unica strada che possiamo permetterci di percorrere. E ha parlato spesso di natura, ha toccato il tema della sostenibilità. Per lei sostenibilità cosa vuol dire? Per me sostenibilità vuol dire essere giusti nei confronti della natura, soprattutto. E giusti è un qualcosa che va oltre la morale, la cultura e l'etica. Vuol dire considerare la natura colei che ci dà la vita e ci dà la morte. Quindi per me la natura è la cosa più sacra che possiamo, è quello che possiamo considerare di più sacro. Deus sive natura, diceva Spinoza. Sono assolutamente d'accordo, non c'è nulla di ateo in questa affermazione. È nella natura che noi alla natura che noi dobbiamo riferirci e nella natura noi dobbiamo vivere. Sacrificare dei pezzi di natura è un qualcosa di insignificante rispetto all'evoluzione, alla terra, a quello che ci circonda, ma è veramente un
qualcosa di contrario al nostro essere viventi nella natura. Purtroppo l'uomo è l'unico animale, pare sia veramente l'unico animale che va contro i propri interessi, distruggendo il proprio ambiente, e questo ci ha reso, ci ha dato la necessità di inventarci l'etica, che purtroppo però per ragioni culturali, religiosi, per tabù, per pregiudizi, qualche volta va contro la natura, che è la nostra stessa natura. E questo è un problema grosso e che l'architetto deve assolutamente avere come principio fondante della propria professione. Progettare uomo, architettura, natura. Non esiste che l'uomo stia fuori dalla natura e l'architettura non è un mezzo per stare fuori dalla natura. Sì, è un mezzo per difendersi anche dalla natura, perché la natura è anche crudele, ma in qualche modo sempre assecondandola, sempre con la certezza che lei è più forte, che lei è in grado, che noi siamo qui grazie a lei e non c'è un qualcosa che può andare in senso opposto. Ultima domanda, se lei si occupa di formazione anche di giovani professionisti, è qua a IAC per tenere lezioni, che consiglio darebbe a un giovane professionista che si approccia al mondo dell'architettura? Di fare l'architetto, però di fare l'architetto come va fatta, per quello che io nelle mie lezioni recupero, a parte che nella professione dell'architetto va fatto, la ricerca va fatta nella storia. La storia ci dice tutto e ci spiega tutto, e ci spiega anche il percorso di quello che è successo nei tempi della professione dell'architetto. In questo momento, ma è un momento anche antico, l'illuminismo, il positivismo, privilegia la parte razionale. È chiaro che privilegia la specializzazione. L'architetto in realtà si divide e soffre in questa ambivalenza, in questa dualità, in questo essere concreto in questa parte fortemente materiale, che è quella del costruire il nostro habitat e nella parte assolutamente immateriale, che però ci rende possibile la convivenza, ci rende necessarie le relazioni, ci rende possibili i conflitti, che sono la parte fertile della nostra cultura, e quindi sì, bisogna. Purtroppo la scelta del fare l'architetto implica una continua, una continua formazione, una continua educazione, un continuo allenamento. L'architettura non si insegna, si impara, Perenne diceva curiosità. qualcuno. È una perenne curiosità sempre rivolta al futuro, anche nei momenti peggiori, anzi soprattutto nei momenti peggiori. Ottimismo. Grazie architetto Milesi. Grazie a voi, grazie a lei.